Allora, tra poco conosceremo l'accompagnatore di Raffaella e questa nuova filosofia che abbiamo definito respiriana. Non ridete perché anche quando sono arrivati qui tempo fa, anni fa, vegani, qualcuno rideva, adesso sono un esercito di milioni e milioni di persone nel mondo e forse un giorno, chissà, tutti diventeremo qualcos'altro sul piano dell'alimentazione e ne parliamo tra poco. Nicolas, lei è un esperto e quindi è più avanti nel percorso. Quando ha iniziato lei a smettere, diciamo, di consumare così tanto come consumiamo noi? Io ho cominciato nel 2012, Ah, ho anche avuto lei. l'informazione nel 2012. Ci sono vari livelli di respiranesimo, io ne ho stabiliti 4, in cui io sono livello 3, il livello 2 è quando uno fa un percorso per avvicinarsi a questa Questo dei 21 alimentazione. giorni che vuol dire? Ah, allora, per verificare che il corpo possa essere sostenuto da questa energia, il prana, si fa un percorso, sono vari tipi di percorso, però il percorso dei 21 giorni è come un acceleratore per vedere se funziona bene. Bisogna stabilire 3 criteri, il criterio del peso, dell'energia e del sonno. Quindi per fare la differenza tra un digiuno e alimentazione pranica, perché un digiuno è cala giù il peso, calano giù l'energia, stiamo mangiando le riserve nostre e dopo un po' si ferma. Invece l'alimentazione pranica è qualcosa che va a lungo e non ha fine in tempo, quindi il Cioè digiuno io eterno. vengo diciamo a lezione da lei, mettiamo che sia una lezione, non so come siete organizzati, e in 21 giorni senza mangiare, soltanto respirando, non perdo peso? Con l'acqua. Con l'acqua si beve l'acqua dal giorno 1 al giorno 21. Si mette in condizione di non assumere le Solo calorie, acqua? solo acqua, calda, tiepida, frizzante, anche un po' di tisane ci può anche essere, però non ci devono essere le calorie, in tale modo da vedere come si comporta il corpo. All'inizio c'è una perdita di peso perché bisogna smussare il corpo, c'è la detox fisica, la detox cellulare, quindi delle credenze e delle abitudini, dopodiché verifichiamo il peso la terza settimana. Le 2 prime settimane non ne teniamo Non conto. bisogna fare Per molta il- fatica? Si può andare a lavorare, si può fare tutto? No, No. no. Allora, è un processo, Eh, è un ritiro, bisogna prendere il tempo, è organizzato in bisogna fare gruppo. allora un ritiro di 21 giorni evoca un pochino il ciclo della fertilità femminile, ma è un caso o sono fissati? Sono 3 settimane? 3 settimane, 21 un numero importante perché è il numero di giorni che serve a dare cambiare l'abitudine che uno può avere. Quindi per dare un'abitudine alle nostre cellule di Ecco. non più aspettare il cibo. Sì. Ecco, lei ha seguito tante persone che l'hanno fatto con lei? E io sto incominciando a fare i gruppi, ho fatto anch'io il processo dei 21 giorni 2 volte, la prima volta non mi è andata bene nel senso che ero stanco e perdevo peso. Forse anche di cattivo umore, no? No, no, Perché io no, se non no. mangio Beh, la stanchezza produce comunque un malumore è anche, malumore, però non stavo irritabilità. bene, ho rimangiato per un anno, Si sì, dorme in questo percorso? in questo Perché delle percorso. volte, sempre parlo di me perché non mi permetterei di parlare di altri, se non mangio la sera non riesco tanto a dormire. Allora, evidentemente quando si diventa respiriano si dorme molto di meno. Io dormo tra i 3 e i 6 ore a notte, 3-6 a ore. livello 3. A Perché livello ha molta più 4, energia? sì, 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 perché l'energia viene presa per la digestione. Quindi non avendo più questo bisogno, l'energia ce n'abbiamo in abbondanza e quindi c'è una seconda vita che incomincia. Ecco, ma la domanda è come si consuma facendo esercizi yoga? Come bruciate poi l'energia che... Non si brucia, No. è un continuo affluire, e va in automatico, è naturale, è la meccanica della vita in pratica. Quindi lei dice si può stare 21 giorni, su queste cose non c'è poco da scherzare o da sorridere, perché tra l'altro siamo anche in una settimana particolare, ma insomma il digiuno ce l'ha insegnato Gesù Cristo nel Vangelo C'era e poi ce sempre, l'hanno sì. insegnato tutte le religioni, sappiamo che comunque ci sono tante teorie che parlano appunto di rigenerazione, di disintossicazione, insomma, identificano la salute proprio con l'astinenza dal cibo nelle varie... Lei inserisce però il respirianesimo, quindi voi respirate in modo particolare? È tutto l'essere che respira. Noi siamo fatti di Sì. atomi, le nostre cellule sono fatte di atomi, il nostro corpo è fatto di cellule, quindi è tutto il corpo che respira.
questa energia che è l'energia dell'atomo stesso. Io sono 8 giorni, l'ultimo mio pasto. 8 giorni 8 fa? giorni. Ah. Consumo non più di 50 calorie al giorno perché mi concedo un orzo al caffè con un po' di miele, qualcosa, però diciamo vado avanti tranquillamente. Sono stato fino a 2 mesi senza cibi solidi in questo stato, ho interrotto per un motivo, potevo andare oltre, e per cui sono di livello 3, ma sono tuttora delle persone che sono molto molto avanti, che non si cibano da anni. E come stanno? Bene? Lavorano? Sì, io faccio anche arte marziale, ho ripreso gli allenamenti, e lì alla palestra mia faccio attività fisica, sono in natura, taglio la mia legna. Ecco, ha portato anche le immagini della sua abitazione che è singolare e fa venire veramente, guardi, sono sincera, fa venire voglia di scappare. Ecco, questa è in campagna? Sì, in campagna, lì vicino a Fabriano, un paese che si chiama Coccole. E questa è una yurta, è una casa di tipologia mongola, è fatta di feltro, di legno, e ecologica, C'è antisismica. anche il camino? C'ho una piccola stufa dentro, in Sì. centro, che scalda bene. Vedo il fumo. Queste Queste però... È 2 anni fa questa, quando ho fatto... Quando fece tanta neve? Sì, sì, non è... Ed quest'anno lei niente. si riscalda tutto. Sì. Questo è il dentro, quindi questo è un piccolo soppalco, questo è il mio letto. Il letto è Lassù, soppalcato. quindi si vede la stufa in mezzo, e questo era, vabbè, perché cambio sempre dentro, questo era un po' di anni fa, questo, quando c'era un'altra stufa, un altro tipo di stufa, sì. Voglio precisare che io ho vissuto... Lei però diciamo, ha anche internet, perché attraverso internet lavora e segue tutta la sua disciplina e la spiega anche, la insegna a persone come Raffaella, giusto? Condivido quello Quindi, che faccio. diciamo, Sì. si può vivere oggi in una tenda tibetana in Italia grazie a internet, cioè grazie alla tecnologia. Io sto facendo questa esperienza oggi, domani non lo so, ho vissuto 30 anni a Parigi, sono nato a Parigi, quindi conosco molto bene la città, e ho fatto questa scelta di vita anche per esperienza mia. Cioè lei aveva una vita prima... completamente diversa. Che faceva prima, per curiosità? Io ero un game designer, quindi lavoravo per i giochi. Sì, i giochi di carte, i giochi per bambini, e quindi ho fatto questo tipo di vita con una vita parigina, ma veramente, e mi piaceva anche mangiare. E chi gliel'ha insegnato? Insomma, dove l'ha imparato? Ho visto un documentario, nel 2012 ho visto un documentario che si chiama Nutrirsi di luce, Living of Light in inglese, che proprio parlava di tutte queste persone che si nutrivano di prana, di chi, quindi la forza dell'universo, e che da più di 10 anni. Poi nella storia si verifica che in tutte le civiltà ci stanno questi esseri che sono sempre esistiti. Sì, ma guardi, io pratico yoga, quindi so che vuol dire pranayama, so che vuol dire prendere energia dal respiro, e noi ne prendiamo sempre troppo poca, noi diciamo che respiriamo male, ecco. Quindi io credo che che il respiro sia energia. Non capisco tanto perché uno deve togliere completamente il cibo, però lei l'ha spiegato, perché la digestione in qualche modo affatica il corpo, lo intossica, lo stressa, tutti gli infarti, tutti gli ictus, tutte le malattie in qualche modo sono collegate a un cortocircuito che parte proprio dall'afflusso di sangue in certe parti del corpo. Quindi da una parte capisco la filosofia. Non so quanto uno possa reggere a questa prova, la prova dei 21 giorni. Qualcuno di voi ha mai fatto un'esperienza di digiuno? Nessuno? Nessuno l'ha fatto mai? Ecco, chi l'ha fatta? No, io volevo chiedere solo, posso fare una domanda a quelle... Certo, domande tutte quelle che volete. Ho sentito che fai arti marziali. Sì, io faccio arte marziale da molto tempo. Io ho fatto per tanti anni, no? Sì. Io insegnavo addirittura judo, buttavo via 2 kg per sera. Come non sento... Io ho praticato arti marziali per più di 30 anni. Sì. E purtroppo mangiavo parecchio, insomma, perché consumavo, io la sera bruciavo anche fino a 2 kg. Il kimono era fracico, bagnato, Sì. e dovevo recuperare quei 2 kg mangiando. Se te non mangi, come recuperi? Come fai? In pratica bruci l'eccesso. Noi stiamo mangiando... No, in io pesavo, eccesso. non mi vedete, io pesavo 75 kg, ero peso forma quello, io riuscivo a 73-75. Sì, ma io ho fatto Sotto fino a... gara. Allora, Sentiamo la risposta. spiego, ho fatto fino a 96 kg, faccio 1,80 m, adesso ne faccio 64. Io non ho una spiegazione razionale, perché non sono un scienziato né un medico. Vedo semplicemente che quando io ero un po' più... che facevo arte marziale anche a 86 kg,
vedevo che quando facevo arte marziale perdevo 1-2 kg dopo le lezioni, esattamente come hai detto te, ma adesso non mi capita, perché ho 15 kg in meno, 10 kg in meno, quindi l'eccesso non c'è più. Noi abbiamo un eccesso di cibo a mangiare 2 o 3 volte al giorno che è esagerato, per cui si accumulano le tossine, ci ammaliamo, invecchiamo e moriamo più in fretta del dovuto. Non sappiamo quanto tempo un essere umano può andare a vivere se in perfetta salute e in perfetta armonia, perché io ogni tanto mangio. Però c'è il livello 4 in cui loro non mangiano, non bevono. Il livello 4, quanti saranno nel mondo che non mangiano più e respirano e basta? Dalla mia stima sono un paio di centinaia. 200 persone? Forse Circa. anche di più, Ecco. perché non conosco bene la Cina e la Cina è ancestrale come tecnica. Sì. C'hanno addirittura il Bigu, che sarebbe una tecnica di Qigong, in cui c'è una montagna famosa in cui vanno tutti lì a fare l'alimentazione pratica cinese in pratica. Ecco, se diciamo una cosa pratica, perché magari ci sono delle persone che ci stanno seguendo e che vorrebbero saperne di più. Certo. Lei ha detto sono 4 livelli, al secondo livello c'è la prova che sta per sostenere Raffaella, cioè la prova di stare 21 giorni. Stabilire i 3 criteri anche? Sì, stare però 21 giorni, sì, 21 giorni nutrendosi soltanto di respiro. Devo dire che Di acqua o tisana, questo ho detto. Sì. Ecco, invece il livello 1, quello diciamo di un adepto nuovo, intanto lei sarà su internet, quindi la troveranno, si chiama, lo voglio dire, Nicolas Pilatz, non so se ha un sito internet, lo possiamo mettere in sovraimpressione, perché è interessante, non bisogna sentirsi superiori, perché forse stiamo recuperando, cercando di recuperare sapienze perdute, non stiamo scoprendo niente di nuovo, Nicolas lo sa bene, no? Sì, abbiamo un gruppo di discussione su Facebook, alimentazione pranica, ecco. E quindi possiamo, scambiamo. Allora, il livello 1, quello che interessa a noi, perché se uno si volesse accostare, siamo adesso tutti noi i telespettatori che imparano di questa possibilità, perché è una possibilità che entra nella mente e che ci arriva come un'espansione della consapevolezza. Certo. Come dire, a un'epoca la nostra civiltà pensava 500 anni fa che la Terra era piatta, e poi si è svegliato un giorno invece è rotonda. È un cambiamento enorme, è un sistema di cose completamente che cambia. E quindi anche questa cosa, a livello del cibo, è l'alimentazione del futuro. Piano piano, è una anche forse transizione. Appunto del passato, perché di fame ne hanno fatta tante persone che poi sono state effettivamente benissimo. C'è stato un medico austriaco che mi sembra si chiami Mayer, probabilmente lo conosci. Ma sto bene anch'io, che ha studiato i prigionieri dell'impero austro-ungarico e ha elaborato una teoria per cui poi queste persone le ha seguite anche dopo la prigionia, era a cavallo tra l'8 e il 900, e ha scoperto che una dieta di un pugno di pane, pochissimo, e un bicchiere di latte, che era la dieta di questo carcere, ha assicurato a loro una longevità straordinaria, hanno vissuto tutti 90-100 anni dopo essere stati in questo carcere. Quindi voglio dire, probabilmente ha ragione chi dice che il cibo poi intossica. Sì. Quindi livello 1... Il livello 1 è avere l'informazione, il livello 0 non sa e quindi va avanti con le abitudini. Però un primo allenamento breve per capire un attimo se uno vuole... L'allenamento è semplice. Un weekend, va, ci faccia uno sconto. C'è domani, invece di fare un digiuno domani, prima di Pasqua, si fa l'alimentazione pranica. Si mette in comunione e si apre a tutte le possibilità che l'energia effettivamente c'è. Quindi si spiega a tutte le cellule del corpo che devono prendere energia. Esattamente. Quindi bisogna dialogare col proprio corpo. Esattamente. Io mi fermo perché stare qua fino a domani sono interessatissima, come avete capito. Ringrazio e saluto Nicolas e Raffaella. Naturalmente noi vi abbiamo parlato di una filosofia a cui bisogna accostarsi per gradi e studiando anche il proprio corpo, il proprio fisico. Naturalmente bisogna fare dei percorsi e farsi seguire, questo l'ha detto Raffaella, l'ha detto anche Nicolas, insomma non prendete decisioni azzardate, è una filosofia, si chiama Respiriana, potete saperne di più andando su internet. Grazie.